un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa maglia top down che io ho deciso di chiamare Savana. Per poterlo realizzare ho utilizzato un filato dell'Adrian Fill linea Alter Ego, che se ricorderete abbiamo già utilizzato le estati passati. Una volta l'ho utilizzato anche lavorato insieme al filato viceversa e ho realizzato la maglia luce. Quest'anno invece sono tornata a lavorarlo da solo e il colore che ho scelto io è il colore corda, che trovo che sia un colore perfetto per l'estate. Ma vi faccio vedere anche altri colori che trovate sul sito e ce ne sono veramente tantissimi. Abbiamo il classico nero, questo fantastico blu, due tonalità di giallo, questo più scuro è un giallo lime, oppure abbiamo anche il color lilla. Ma oltre a questi, vi ripeto, trovate veramente tantissimi colori. Ogni gomitolo è da 150 grammi. Io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4,5 e ho utilizzato due gomitoli, anche se del secondo me ne era avanzato diciamo un po' più della metà. Quindi taglia M vi occorrono due gomitoli, taglia L e XL vi occorrono 3 gomitoli. Come sempre il filato, l'Alter Ego, lo trovate disponibile sul mio sito Filati Elsa, dove nell'info box vi lascio il link al sito. Per quanto riguarda invece la lavorazione, vi dico già che è una lavorazione abbastanza semplice, in realtà è semplice perché si parte in top down, è un giro che va sempre ripetuto e che permette di fare tutti gli aumenti che volete. Questa volta però, a differenza degli altri top down, io ho fatto anche le catenelle per unire la parte dietro e la parte avanti, perché non volevo le maniche che scendevano troppo tipo a mezze maniche, ma le volevo un po' più a canotta. Quindi per questo ho optato per fare le catenelle tranquille. Nel tutorial vi dirò anche per le altre taglie come fare e tutto il resto. Una volta che si fa quindi la parte sopra, dove si possono fare appunto tutti gli aumenti che vogliamo, si va a lavorare la parte sotto. È sempre anche in questo caso poi un giro che va sempre ripetuto e si possono fare anche per il corpo degli aumenti, e anche in quel caso vi spiego come. Io però vi dico la verità, non ho fatto aumenti perché come potete vedere è comunque bella larga la maglia, quindi non ho avuto bisogno di fare aumenti. Ma per chi ha più fianchi o chi vuole fare l'avvestitino, potete fare appunto tutti gli aumenti che volete. E vi ripeto, è semplicissimo perché appunto è un giro che viene sempre ripetuto. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo un po' al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia in top down io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fill in linea Alter Ego, che è questo fantastico gomitolo da 150 grammi che misura 385 catenelle. Il colore che userò io è il colore numero 41, che è il color corda, e qui però gli altri stavano giù nel magazzino, quindi non ce li ho con me, però sul sito trovate oltre questi naturalmente tantissimi altri colori. Allora andiamo per gradi. La lavorazione che andremo a fare, vi dico già che si ottiene su multiplo di 3 catenelle. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 4 montato a 102 catenelle. La lavorazione si ottiene su multiplo di 3. Servono 3 catenelle sia per fare i lati che per fare gli angoli, quindi nel mio caso 102 catenelle. Ora, per una taglia M io vi consiglio però di aumentare solamente di 4 motivi, uno per lato, quindi avanti, dietro e 2 laterali. Quindi di 102 dovete andare a mettere altre 12 catenelle in più. Per una taglia L e XL vi consiglio 2 motivi in più, quindi 24 catenelle in più. Quindi poi rispetto a me dovete fare 2 motivi in più per lato, quindi ripeto, io ho 102 centimetri, con 4 motivi in più dovete metterne 114 per la taglia, sì, ho detto bene, per la taglia M, e invece 24 catenelle in più per una taglia XL e L e XL. Quindi detto ciò possiamo iniziare a fare la nostra creazione e andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare una maglia alta. Questo è il nostro primo angolo e adesso andiamo a fare la nostra lavorazione e andiamo a realizzare 2 catenelle, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto una catenella, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Ora io devo fare questo per 5 volte, 6 volte una taglia M, 7 volte una taglia LXL, quindi 2 catenelle,
vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto una catenella e di nuovo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo vado nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo vado nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle. Io devo andare a fare per un'ultima volta per avere 5 gruppi, mi raccomando 6 taglia M, 7 taglia L e XL, e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto una catenella, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e vado a fare il mio angolo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto una catenella. Adesso devo andare a fare il lato lungo e dei gruppi di 2 maglie alte ne devo fare 10. Vi faccio vedere i primi 2 gruppi insieme, quindi salto la prima catenella, entro nella seconda, maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e ricomincio. Vado però direttamente nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, ricomincio. Devo fare un gruppo di 10 gruppi. Terminati i gruppi, mi raccomando, taglia M 11, taglia L XL e 12, vi faccio vedere come rifare l'angolo. Allora, ho fatto i 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, mi raccomando 11 taglia M, 12 taglia L XL. Andiamo a fare il nostro terzo angolo, quindi 2 catenelle, salto una catenella, entro nella terza, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto una catenella e adesso mi ritrovo nel lato corto, quindi nel lato manica. Torno a fare le mie 5 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, 6 taglia M, 7 taglia L XL, quindi salto una catenella, maglia alta non chiusa, salto una catenella, seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, a catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi vado a fare un totale nel mio caso di 5 gruppi e vi faccio poi rivedere di nuovo come fare l'angolo. Quindi questo è il quarto gruppo, maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, ultimo gruppo, maglia alta non chiusa, salto, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, vado a fare il mio angolo, quindi salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, vado a fare il mio ultimo lato lungo, quindi torno a fare 10 gruppi taglia S, 11 gruppi taglia M, 12 gruppi taglia L XL. Quindi salto una catenella, maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle. Adesso vado direttamente nella catenella successiva, maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Continuo così, vi farò vedere come terminare il primo giro, iniziare poi il secondo. Quindi sto realizzando ho realizzato l'ultimo gruppo di 2 catenelle, di 2 maglie alte, scusate, vado a fare 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima e abbiamo così terminato il nostro primo giro. Adesso dobbiamo andare a fare il secondo giro e andiamo a realizzare in questa maniera. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle, entro dentro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro un'altra maglia alta. Questo è il nostro angolo, quindi di nuovo il ventaglio. A questo punto andiamo a realizzare 2 catenelle, rientro dentro l'angolo e vado a fare una maglia alta non chiusa. Scusatemi, devo tirare un po' il filo, eccomi, prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle. Quello che faccio adesso lo faccio fino ad arrivare all'angolo successivo, entro dentro la stessa archetto, maglia alta non chiusa,
archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia. Rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo entro nell'archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle. Come potete vedere sono arrivata all'angolo, entro nell'archetto del precedente, vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto di 2 catenelle, maglia alta non chiusa e le chiudo assieme, 2 catenelle, vado a fare il mio angolo, quindi entro dentro nell'archetto, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e ho rifatto il mio angolo e poi di nuovo 2 catenelle e andiamo a lavorare nel lato lungo, rientro sempre nell'angolo del giro precedente, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle. Procedo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'angolo successivo e di nuovo vi farò vedere come andare a lavorare con l'angolo. Sono arrivata al mio angolo successivo, quindi rientro dentro nell'archetto precedente, vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nell'archetto del ventaglio, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle. A questo punto vado a fare il mio ventaglio, ossia il mio angolo, quindi entro sempre nell'archetto, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, torno a lavorare il lato più corto, rientro sempre lo stesso archetto del ventaglio dell'angolo del giro precedente, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e continuo così fino ad arrivare all'angolo successivo. Vado velocemente perché ormai abbiamo capito come si lavora, però vi voglio far rivedere di nuovo l'angolo in modo da poter capire bene. Quindi ci troviamo al nostro ultimo angolo e andiamo sempre a fare 2 catenelle, entro nell'archetto prima dell'angolo, maglia alta non chiusa, entro nell'archetto del ventaglio, ossia del nostro angolo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro dentro l'archetto dell'angolo e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione e ricominciamo, rientriamo nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme, 2 catenelle e torniamo a lavorare, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e ricominciamo. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare a chiudere il giro. Questo poi è il giro che andremo sempre a ripetere, io naturalmente dopo ve lo faccio rivedere un attimo, comunque vado a farvi vedere appunto come si finisce questo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, rientro dentro l'ultimo archetto, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto iniziale, ossia nel primo ventaglio, vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, entro nella seconda catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Ora questo è il giro che va sempre ripetuto per arrivare appunto ad ottenere la larghezza desiderata e non arriveremo a io arriverò fino a poi a mettere le catenelle sotto, quindi questa volta non lavoreremo per ottenere anche delle mezze maniche, voglio che risulti più una canotta che una propria maglia, quindi voglio mettere le catenelle appunto per non far scendere troppo le maniche e naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare. Adesso ve lo faccio rivedere solamente un attimo per ricominciare.
Per essere sicuri di non sbagliare, magari in ogni archetto, cioè in ogni angolo, mettetevi un marcapunti, quindi sapete poi quando dovete andare a fare il vostro angolo. Se magari vi perdete o state usando un filato più scuro e quindi non si nota benissimo mentre lavorate l'angolo. Quindi con una maglia bassissima entriamo sempre all'interno del ventaglio e poi andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta, 2 catenelle, andiamo a lavorare come abbiamo lavorato prima, rientro nel ventaglio dell'angolo, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, si ricomincia, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia. Ricordatevi sempre quando siete arrivati all'angolo che il vostro ultimo gruppo di 2 maglie alte deve prendere rispetto al lato l'ultimo archetto e l'archetto del ventaglio, poi fate il vostro ventaglio, quindi l'angolo, e quando cominciate il giro successivo ricordatevi sempre che il primo gruppo di 2 maglie alte, la prima maglia alta non chiusa va fatta sempre nell'angolo del ventaglio e la seconda nell'archetto di 2 catenelle successivo. Questo vi permette appunto di creare gli aumenti. Allora, io ho fatto un totale di 8 giri sempre con facendo gli aumenti, quindi dal primo giro fino all'ottavo giro io ho fatto sempre gli aumenti. Ora taglia M io vi consiglio di arrivare almeno a fare 11 giri, 15 giri invece per una taglia L. Naturalmente però magari invece quando arrivate a 10 giri taglia M provate per vedere la larghezza come va, e nel caso fate un altro giro di aumenti, e stessa cosa taglia L, magari arrivate al 14° giro provate e vedete come larghezza come vi va. A me 8 giri vanno più che bene come larghezza per poter fare le catenelle e continuare la lavorazione sotto degli scalfi, perché questa volta non voglio fare le maniche ma voglio che venga tipo a canotta la maglia, quindi non voglio che poi qui scenda troppo per fare le maniche, quindi metterò appunto le catenelle per poter andare a fare la lavorazione e vediamo come. Quindi io qui ho chiuso il mio giro e a questo punto vado a fare le catenelle, deve essere un multiplo di 2, quindi vado a fare per me un totale di 6 catenelle. Consiglio di farne 8 per una taglia M, 10 per una taglia L, 4, 5 e 6. Se naturalmente vedete che vi stringe andate a mettere qualche catenella in più, e quindi andiamo a fare la nostra chiusura per poter lavorare il corpo della maglia. Entro dentro l'archetto, qui come potete vedere ho il ventaglio dell'angolo, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Entro nell'archetto successivo, quindi quello del ventaglio, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. A questo punto taglia S, andiamo a fare 7 catenelle, 10 taglia M, 13 taglia L. Mi raccomando, se le catenelle sono poche avete bisogno di aumentare, aumentate di altre 3 catenelle, quindi invece di farne 7 taglia S fatene 10, taglia L invece che 10 fatene 13, taglia M invece che 10 fatene 13, taglia L invece che 13 fatene 16. Questo se vi accorgete che comunque facendo le catenelle sotto sotto vi stringe troppo. Io con 7 catenelle comunque vado bene, quindi vado a fare le mie 7 catenelle, 3 4 5 6 7, prendo il filo, prendo l'angolo successivo, quindi questa è la mia manica, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, 2 catenelle, rientro nello stesso archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, e continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'angolo successivo, e vi farò vedere di nuovo come andare a chiudere la lavorazione passando dal davanti al dietro della nostra maglia. Sono arrivata all'angolo successivo, quindi prendo il filo, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa,
entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e di nuovo io vado a fare 7 catenelle, mentre taglia M 10, taglia L 13, aumentate di 3 catenelle se vedete che le catenelle sono troppo piccole, sono troppo poche per poter non stringervi sotto le ascelle, quindi 3, 6 e una 7. Vado a prendere l'altro angolo, quindi qua ho la manica, e di nuovo entro dentro questa volta nell'archetto del mio angolo, vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, ricomincio a lavorare come ho lavorato sempre, entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia a lavorare. Arrivo al terminare il giro, vi farò vedere come iniziare poi il giro successivo. Sto per chiudere il giro, ho fatto le 2 catenelle, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quindi come possiamo vedere, scusate, tiro un po' filo così vi faccio vedere, abbiamo chiuso la nostra maglia sotto e adesso possiamo andare a lavorare per continuare il corpo della nostra maglia. Quindi riprendo sempre l'uncinetto e andiamo a vedere appunto come lavorare il giro successivo. Entro dentro l'archetto formato prima e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto una catenella, entro in una successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, 1 e 2, vado nella catenella successiva, realizzo una maglia alta non chiusa, salto una catenella, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, taglia M dovete rifarla un'altra volta questo e taglia L 2 volte, poi per terminare andiamo nella catenella successiva, facciamo una maglia alta non chiusa, andiamo direttamente nell'archetto successivo e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, 2 catenelle e torniamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, le chiudo insieme, faccio una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, continuo così fino ad arrivare al successive 2 catenelle. Vi faccio vedere come riandare a fare i gruppi di 2 maglie alte. Sono arrivata alle catenelle successive, quindi di nuovo prendo il filo, entro nell'ultimo archetto, vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, salto una catenella, entro in una successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, vado nella catenella successiva, vado a fare una maglia alta non chiusa, salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, vado nella penultima catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto e vado direttamente a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Mi raccomando, per le taglia M dovete fare un gruppo in più, taglia L 2 gruppi in più, questo se avete stesso messo il numero mio, oppure se avete aumentato le catenelle dovete fare più gruppi. E a questo punto quindi torniamo a lavorare come abbiamo lavorato, 2 catenelle, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Vi farò vedere come chiudere il giro e come ricominciare poi il giro, che andremo sempre a ripetere. Sto per terminare il giro, ho fatto le 2 catenelle, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima e poi lavoro come sempre lavorato, quindi rientro dentro, scusatemi, all'archetto, maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle e ricomincio, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, li chiudo insieme,
2 catenelle, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il giro, e questo è il giro che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ora mi raccomando, se avete bisogno di fare degli aumenti vi consiglio di farle sempre ai lati, sia al lato destro che al lato sinistra, e tipo qui all'interno, quando andate, vi faccio vedere tipo un aumento che possiamo fare, che io vi consiglio è questo: facciamoli 2 catenelle, ma andiamo a fare 2 maglie alte non chiuse all'interno dell'archetto di una delle 2 catenelle e le chiudiamo insieme, 2 catenelle, si rientra, maglia alta non chiusa, e poi si va a lavorare la maglia alta non chiusa dall'altra parte e si chiude insieme. Quindi qui abbiamo fatto un aumento e nel giro successivo avremo quindi un gruppo di 2 maglie alte chiusi in più, chiusi insieme in più, e quindi io vi consiglio di farlo lateralmente. Naturalmente se lo fate a destra dovete farlo anche al lato sinistro, e potete fare questo aumento quanto più vi piace, cioè se ne dovete fare 2 ne fate 2 contemporaneamente sempre ai lati, 2 da questa parte e 2 dall'altra parte, oppure ne fate uno, dopo qualche giro ne fate un altro, come preferite, e dipende sempre da quanto dovete allargare la vostra maglia. Io non penso di dover allargare la lavorazione. Naturalmente se dovessi farlo vi dirò quante volte sono andata a fare gli aumenti e a che giro sono andata a fare l'aumento. Allora, ho terminato di lavorare la mia maglia, ho ripetuto il giro per 32 volte e io non ho fatto alcun tipo di aumento, perché comunque la maglia mi è venuta larga, quindi non aderente, un po' più larga, neanche larghissima, però ho preferito non fare gli aumenti. Quindi anche questa creazione è terminata.